Buongiorno a tutti, questa mattina vogliamo farvi vedere come si installa un accessorio su un POSL, un Rostar 640TK, e l'oblò che vogliamo installare è il MaxFan Deluxe, il 7000. Romagna mia, Romagna fiore. Il modello 7000 ha il telecomando, ha 10 velocità in estrazione ed in immissione. La caratteristica di questo particolare oblò è che si può tenere acceso in viaggio e anche quando magari piove, quando è brutto tempo. Lui funge lo stesso in pratica da ricircolo dell'aria. Sul tetto è tutto pronto. È già stato pulito la cornice, è già stata portata l'alimentazione elettrica, il 12 volt, ovviamente sottofusibile, sono già stati fatti i distanziali dove c'è la greca del tetto nel furgonato, è già stato fatto il distanziale, quindi a questo punto appoggeremo l'oblò sopra alla cornice e poi faremo i fori di riferimento dove poi verranno messe le viti per il fissaggio. Perché vengono fatti i fori prima? Per evitare che ci possa essere un punto di rottura nella cornice stessa. La cornice viene messa all'interno del panino del tetto in modo tale da nascondere questa parte che è la meno bella. Ovviamente va spessorato la cornice in base all'altezza che ha il tetto e che cambia da autocaravan ad autocaravan. Abbiamo già previsto i fori dove mettere le viti di fissaggio e ora andiamo avanti a finire. Questa è la cornice interna che va montata internamente al camper. Ovviamente viene fatto la misura e viene tagliata questa cornice in modo tale che non vada a urtare nella parte superiore dell'oblò. Viene fatto uno scasso per fare in modo che i cavi elettrici possano passare senza essere danneggiati, e a questo punto basta solamente fissarla. Ecco qua, una volta che abbiamo installato la cornice nella parte sotto, ecco come si presenta. In questo modello di autocaravan c'era una plafoniera sia prima sia dopo, sia nella parte davanti sia nella parte di dietro, e rimane integra. A questo punto posso solamente decidere l'accensione, la temperatura di esercizio, se lei deve aspirare o se deve soffiare aria all'interno. Lo posso fare sia con un uso manuale direttamente dal pannello, oppure lo posso fare anche con un telecomando che è sempre in dotazione in questo modello. A questo punto noi lo accenderemo, lui si apre perché gli abbiamo impostato ovviamente una temperatura più bassa rispetto a quella che c'è all'interno, e lui funzionerà o in immissione o in estrazione. Per darvi un'idea della portata dell'aria che ha questo oblò, mettiamo questo foglio e sicuramente si spiega meglio che alcune parole.